Ciao, bentornato, bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. I colori neutri, soprattutto i neutri caldi, sono davvero molto popolari in interior design perché rendono gli ambienti accoglienti, invitanti e rilassanti. Bisogna però saperli usare per evitare di renderli piatti e noiosi che porteranno a stanze un po' impersonali. Vediamo come fare nel video di oggi. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! La scelta di una palette dai colori neutri nasce spesso dalla paura di sbagliare o di esagerare coi colori, ma anche il cattivo utilizzo dei neutri potrebbe non dare il risultato sperato e soprattutto non rappresentare appieno la propria personalità. Se vuoi sapere di più su come scegliere i neutri per la casa, ne parlo qui e trovi il link in descrizione. Una cosa bella dei neutri è che sono la base perfetta praticamente per ogni stile e sono molto versatili per l'abbinamento con altri colori. Vediamo quindi come rendere interessante e dinamico l'utilizzo dei neutri. Muri e soffitti sembrano la parte più facile. Scelgo il colore, dipingo e voilà, è fatta. Invece ci sono molti modi, molte finiture e tecniche per quanto riguarda la pittura che, usati con i neutri, possono davvero fare la differenza, rendendo il colore più vigoroso. In maniera iper semplificata, ecco almeno 3 tecniche che esaltano i neutri, soprattutto quelli caldi. C'è la pittura a calce, che è formata da calce e altri minerali a base naturale e si dà con il pennello. Si creano degli effetti di velature che danno profondità e dimensione al colore. C'è poi lo stucco veneziano, è formato da polveri di marmo con il grassello di calce, ha una consistenza densa per cui si dà con una spatola che rende la superficie perfettamente liscia. C'è poi il marmorino, è una vernice anche lei densa a base di gesso e altri ingredienti naturali che anche lei si dà con spatola. Crea una finitura simile allo stucco veneziano e ricorda però una pietra naturale. Oltre alle pitture murarie si può pensare, per dare un po' di dimensionalità all'ambiente, anche all'utilizzo di pietre, di mattoni o listelli di legno. Non è obbligatorio, come sempre, usare questi elementi su tutte le pareti, al contrario, ma possono essere utili per esaltare un dettaglio architettonico o creare un punto focale originale. Per gli stili più rustici, ma non solo, il legno può essere usato anche a soffitto mettendo delle belle travi. Questo aiuterà a dare un po' di ritmo all'ambiente. Per rendere interessanti le tue stanze è un'ottima idea usare neutri diversi, quindi aggiungere qualche neutro caldo ad un ambiente dai neutri principalmente freddi e viceversa. È soprattutto utile giocare con le diverse saturazioni e tonalità dei vari neutri. Questo, a dire il vero, è sempre utile per dare profondità e movimento agli ambienti, ma lo diventa a maggior ragione quando si sceglie una palette monocromatica o appunto una palette dai colori neutri. Con lo stesso principio è bene giocare anche con trame diverse, mixando finiture più lisce, sia nei tessuti che negli oggetti, a quelle più ruvide.
I colori neutri sono un ottimo legante per mobili e complementi diversi. Mettere insieme stili differenti è un altro ottimo modo per ravvivare la palette colori neutra. Si potrà creare un gioco di forme dando oltretutto personalità. Lo stesso vale per le fantasie. Mescolarne di diverse aiuterà a rendere i tuoi spazi dinamici e attuali. Nel mixare le fantasie mi permetto di dirti di evitare contrasti troppo forti di colore, meglio un tono su tono. I colori neutri, lo abbiamo detto, sono colori calmanti e rilassanti. Crea quindi qualcosa di inaspettato usando quadri o specchi dalle grandi dimensioni. Sarà ovviamente il punto focale della stanza. Usa motivi particolari, soprattutto usa un po' di contrasto rispetto al muro per farlo risaltare. Questo però non vale solo per i quadri, ma volendo anche per gli oggetti decorativi. Pensa per esempio ad un vaso altezza uomo con dei rami dentro, oppure anche a una grande pianta che arrivi quasi al soffitto. Queste sono tutte cose che aiutano a dare ritmo e vivacità agli ambienti. Presta anche attenzione nella scelta degli oggetti decorativi comunque in generale, scegliendo pezzi originali che possano attrarre l'occhio guidandolo da un angolo all'altro della stanza. Pensa ad elementi un po' fuori dal comune, creando delle composizioni particolari ed accattivanti. Alle volte, per questo proposito, i mercatini sono davvero una miniera d'oro. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti anche libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se poi non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella così da non perderti i prossimi video. Grazie per essere stato con me, a presto!